Cari amici di Ecologia e Scienze Naturali, ben ritrovati anche quest'oggi per parlare di piante, ovviamente dato quello che mi circonda. Oggi voglio portarvi a scoprire uno degli aspetti forse più fondamentali ma anche meno conosciuti della biologia delle piante, dalla quale dipende la nostra stessa esistenza. La fotosintesi, ma non faremo una lezione di fisiologia vegetale molto approfondita perché la fotosintesi è un processo estremamente complicato e incredibilmente affascinante, ma faremo un brevissimo excursus e vi porterò a capire alcuni aspetti evolutivi, quindi legati poi anche all'ecologia, delle specie che si trovano qui davanti a me. Quindi vedremo che cosa differenzia dal punto di vista fotosintetico questa pianta qui, che è un bonsai di ginkgo biloba, che ormai sta già facendo le foglie gialle a ricordarci che l'autunno incombe. Questa, che è una piantina annuale che sta per sparire ben presto con l'avvento dell'inverno, che è una portulaca oleracea, e questo che è un mio, malsano tentativo di fare un bonsai a partire da una pianta di crassula ovata. Che cosa hanno in comune e che cosa hanno di diverso queste tre piante? Qualche tempo fa ho visto un bellissimo video del canale YouTube Entropy for Life, canale che vi consiglio caldamente. In questo video si parlava della proteina più abbondante sulla Terra che veniva definita imbarazzante, la rubisco. La rubisco ha dei suoi problemi funzionali, come del resto evidenziato da Entropy for Life, ma quest'oggi cercherò di farvi capire che in realtà alcune delle cose stravaganti che fa la rubisco forse non sono del tutto strampalate, e vi farò anche vedere come alcune piante cercano di aggirare i problemi legati ad alcuni aspetti dell'attività funzionale della rubisco in alcuni modi veramente interessanti. Dobbiamo, prima di partire in questo viaggio, fare un brevissimo riassunto di che cos'è la fotosintesi. Pare facile, non è assolutamente facile fare un riassunto di un discorso così lungo e così complesso. Ci proviamo in maniera molto semplificata. Di base, la fotosintesi può essere vista come la reazione diametralmente opposta alla respirazione cellulare. E di base è questo. Da dove la respirazione cellulare è una reazione cosiddetta catabolica, noi alla fine della respirazione cellulare emettiamo anidride carbonica a fronte di aver respirato appunto ossigeno, la fotosintesi fa esattamente l'opposto, è una reazione anabolica, quindi forma l'anabolismo perché a partire da una molecola inorganica, l'anidride carbonica presente in atmosfera, si arriva a produrre delle molecole organiche che noi chiamiamo genericamente glucosio. Non è facile parlare in maniera sintetica della fotosintesi perché, come abbiamo già detto, è un processo estremamente complesso che ha iniziato a evolversi sulla Terra circa 3 miliardi di anni fa, un poco più o poco meno, e quindi non è proprio facile darne una panoramica sintetica. Parliamo però degli organismi autotrofi per eccellenza che sono le piante superiori come quelle che ho qui davanti a me. La reazione generica della fotosintesi che tutti conoscono è la seguente. A partire da 6 molecole di anidride carbonica con l'aggiunta di 6 molecole d'acqua, attraverso l'energia che è contenuta nella luce, otteniamo una molecola di glucosio e 6 molecole di ossigeno. Quindi l'ossigeno è una molecola di scarto in questo caso, viene prodotta come una risultante non immediatamente utile per la reazione stessa, anche se le piante fanno respirazione esattamente come la facciamo noi, quindi l'ossigeno poi lo utilizzano, ma fondamentalmente quello che viene poi utilizzato, il prodotto di interesse delle piante, è il glucosio.
Nella realtà dei fatti le piante poi producono tutt'altro che glucosio, spesso e volentieri viene subito trasformato in fruttosio o in altre tipologie di molecole organiche che poi serviranno alla pianta per fare un numero incredibile di cose, tra cui non peraltro la produzione della cellulosa, che è un polimero, quindi una lunga catena proprio di monomeri formati da glucosio sostanzialmente. Quindi questa è la reazione fondamentale della fotosintesi. Ora dobbiamo anche rinfrescarci la memoria che la fotosintesi viene divisa solitamente in due fasi. Una volta venivano chiamate la fase luminosa e la fase oscura. Questi termini sono abbondantemente sorpassati perché sappiamo che bisogna parlare di una fase luce dipendente e una fase luce indipendente. Noi ci concentreremo in questa chiacchierata che stiamo facendo sulla fase luce indipendente, però diamo un breve cenno anche a quello che succede quando c'è la luce. Per fare tutto questo abbiamo bisogno di fare anche una breve ricapitolazione su che cos'è una foglia e come è fatta una cellula vegetale. Tutte le reazioni della fotosintesi di cui vi ho parlato avvengono all'interno di un organello presente nelle cellule vegetali che gli animali come me non hanno, che si chiama plastidio. All'interno del plastidio abbiamo delle strutture particolari che si chiamano tilacoidi. Questi tilacoidi possiamo immaginarceli come tanti granellini di un rosario, più o meno impilati l'uno sull'altro, e sulle membrane dei tilacoidi avviene la fase luminosa della fotosintesi, mentre invece in una sorta di fase acquosa che è presente all'interno del plastidio avviene la fase oscura. Questa fase acquosa viene chiamata stroma. Quindi la fase luce dipendente avviene sulle membrane tilacoidali, mentre invece la fase luce indipendente avviene nello stroma. Un'altra cosa di cui ci dobbiamo ricordare che riguarda come sono fatte le foglie e quindi come sono fatte tendenzialmente la maggior parte dei pannelli solari delle piante, riguarda la presenza solitamente nella pagina inferiore, quindi nella parte di sotto della foglia, di alcune aperture molto particolari che si chiamano stomi. Se prendo questa foglia di Tradescantia e la illumino con una luce molto forte, riesco a intravedere proprio delle strutture cellulari molto precise che sono esattamente gli stomi. Gli stomi sono delle vere e proprie valvole che possiamo immaginarci fatte più o meno in questo modo. Sono delle cellule che permettono alla pianta di aprire o chiudere, a seconda delle necessità, delle aperture con il mondo esterno. Quindi quando gli stomi sono chiusi, sono in questa posizione, dovete immaginarvi le mie mani vengono chiamate cellule di guardia, e quando la pianta ne ha la necessità, attraverso tutta una serie di meccanismi biochimici, può aprire le due cellule di guardia e in questo modo crea un passaggio con il mondo esterno. Questo passaggio fa sì che la pianta possa scambiare con il mondo esterno dei gas. Quali gas? L'atmosfera è fatta principalmente da azoto gassoso, di cui le piante non se ne fanno assolutamente nulla, neanche noi, ma c'è anche una buona percentuale di ossigeno e una concentrazione in tracce di anidride carbonica. E c'è anche un'altra cosa, c'è il vapor d'acqua e quindi da queste vie di ingresso e di uscita la pianta può far entrare e uscire anidride carbonica e ossigeno e anche acqua sotto forma di vapore. Quindi, riassumendo fino a questo punto, abbiamo ricapitolato che la fotosintesi consta di due fasi. Una fase luce dipendente che avviene nella membrana dei tilacoidi all'interno dei plastidi e una fase luce indipendente che avviene sempre all'interno dei plastidi però nello stroma.
I plastidi sono contenuti in grandissime quantità in un tessuto vegetale presente nella foglia che si chiama mesofillo. Il mesofillo si può presentare sotto due forme diverse: un mesofillo a palizzata, quindi come tante cellule ben allineate che si trovano di solito sotto la pagina superiore delle foglie, e invece un mesofillo spugnoso, quindi con grosse cavità, che guarda caso si trova proprio nella pagina inferiore delle foglie, dove sono presenti anche gli stomi, e che permette proprio la circolazione dei gas a partire dalle valvole di ingresso che vi ho descritto. Un altro dei protagonisti in tutto ciò è l'acqua. L'acqua di solito le piante la prendono dal suolo e quindi abbiamo tutti quanti gli elementi per cercare di capire la reazione della fotosintesi e arrivare al discorso ecologico ed evolutivo di cui vi voglio parlare quest'oggi. La reazione che vi ho descritto in maniera piuttosto sintetica, quindi 6 molecole di anidride carbonica, biossido di carbonio, più 6 molecole di acqua attraverso la luce, si trasformano nei prodotti che sono C6H12O6, il glucosio, più 6 molecole di ossigeno. Dal punto di vista chimico, questa reazione è una reazione di ossido-riduzione. In particolar modo, quindi, è una sorta di balletto, semplifichiamo così, di elettroni, e in questo caso chi si riduce è il carbonio, perché passa da uno stato di ossidazione di più 4 nell'anidride carbonica a 0 invece nel glucosio, mentre invece chi viene ossidata è l'acqua. La prima reazione che avviene è proprio la fotolisi dell'acqua e in questo caso stiamo nella fase luce dipendente. Le membrane dei tilacoidi hanno una serie di complessi straordinariamente interessanti che comprendono i fotosistemi, il fotosistema 2, il fotosistema 1 e poi tutta una serie di proteine. Le reazioni che avvengono sono molto complesse, ma fondamentalmente dobbiamo immaginarci che in qualche modo gli elettroni presenti nella molecola d'acqua vengono portati a lungo termine poi verso il carbonio. La cosa è più complicata di così, in realtà ci sono tutta una serie di passaggi intermedi, ma sostanzialmente quello che la pianta fa nella fase luminosa non è fissare il carbonio, non succede proprio niente al carbonio in questa fase, è tutto un qualcosa che riguarda il trasporto dell'energia che servirà per fissare il carbonio. E questo trasporto di energia viene immagazzinato in due tipologie di molecole chimiche che servono proprio a dare energia quando necessaria. E queste due molecole sono una abbastanza famosa, è l'ATP, adenosin trifosfato, e proprio i gruppi fosfati sono quelli che servono a dare energia, e l'altro è decisamente meno conosciuto, è il NADPH, che sta per nicotinamide adenina dinucleotide fosfato ridotto. Sono riuscito a dirlo tutto in una volta sola. Non ci sono riuscito quando ho fatto all'epoca il mio esame di fisiologia vegetale. Queste due molecole saranno fondamentali nella fase luce indipendente, quella che una volta veniva chiamata fase oscura. E questa fase luce indipendente può essere riassunta in una sola parola: il ciclo di Calvin-Benson. Il ciclo di Calvin-Benson viene chiamato appunto un ciclo perché la sua azione è circolare. Si divide sostanzialmente in 3 fasi che sono tutte abbastanza complicate da seguire nei dettagli, però sostanzialmente abbiamo una prima fase che è quella di carbossilazione, poi abbiamo una fase di riduzione e poi abbiamo una fase di rigenerazione che permette quindi di ricominciare il ciclo. Partiamo per assurdo proprio dalla fase di rigenerazione, perché è in quel momento che viene rigenerato appunto
una molecola estremamente utile per tutto quanto il ciclo che si chiama ribulosio 1,5-bisfosfato. Questa parola strana si riallaccia al nome dell'enzima di cui ha parlato Entropy for Life, rubisco, perché rubisco sta per ribulosio 1,5-bisfosfato carbossilasi ossigenasi. La molecola di cui vi ho parlato è un enzima. Gli enzimi sono delle proteine che sono capaci di catalizzare, quindi di rendere più veloci delle reazioni. Fondamentalmente nella prima fase, quella della carbossilazione, questo enzima, la rubisco, lega a sé l'anidride carbonica ed è in grado di donare, diciamo così, il carbonio presente nell'anidride carbonica al ribulosio 1,5-bisfosfato e successivamente questo ribulosio 1,5-bisfosfato più l'anidride carbonica si viene scisso in due molecole che hanno 3 atomi di carbonio che si chiama 3-fosfoglicerato. Quindi il primo composto stabile che abbiamo è una molecola che ha 3 atomi di carbonio ed è questa la ragione per cui a volte avrete sentito parlare delle piante che fanno il ciclo di fotosintesi clorofilliana classica come piante C3. Successivamente il 3-fosfoglicerato viene portato nel secondo step del ciclo, che è quello di riduzione, e attraverso un certo numero di giri del ciclo viene prodotto saccarosio, glucosio, amido o insomma qualsiasi altra molecola di riserva, mentre invece una parte viene riciclata appunto per produrre nuovamente il ribulosio 1,5-bisfosfato. Fine qua, tutto a posto. C'è un però. Come ha evidenziato Entropy for Life, la rubisco, questo enzima, non è proprio il più sprint degli enzimi, ha qualche strano difetto di funzionamento, sia in termini di velocità di reazione e soprattutto perché ha un problema. Gli enzimi dovete immaginarvi che hanno una sorta di sacca, se così vogliamo chiamarla, che viene chiamata sito attivo, che è proprio quella parte in cui fisicamente, dobbiamo immaginarci, viene legato il reagente, il reattivo, per formare poi i prodotti. E in questo caso il sito attivo della rubisco ha un'affinità per l'anidride carbonica che non è proprio eccezionale. La rubisco in moltissimi casi si può confondere, diciamo così, e legare a sé un'altra molecola. Quale sarà? Beh, una molecola di anidride carbonica e invece una molecola di ossigeno che è formata da 2 atomi di ossigeno legati insieme si assomigliano assai e quindi la rubisco è in grado di legare a sé sia l'anidride carbonica che l'ossigeno, tant'è che appunto il suo nome include entrambe le parole carbossilasi ossigenasi, proprio perché è in grado di legare a sé sia il carbonio che l'ossigeno. Questo crea una sorta di sconforto alla pianta, perché quando la rubisco si lega all'ossigeno succede una cosa completamente diversa che alla pianta non porta nessun beneficio, anzi costa energia. E qui, proprio qui, scatta il dettaglio evolutivo che secondo me è molto interessante e che non si evince perfettamente dal video di Entropy for Life. Il legame tra la rubisco e l'ossigeno non è una completa perdita di energia e ora cerco di spiegarvi il perché.